Ciao a tutti e bentornati a Learn Italiano, il podcast dove impariamo l'italiano parlando di cose che i libri di testo non vi insegnano mai. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi ho con me la meravigliosa Sara. Ciao Sara! Ciao Matteo, ciao a tutti gli ascoltatori. Sono contentissima di essere qui perché l'argomento di oggi è uno dei miei preferiti in assoluto. Sì, oggi parliamo di qualcosa di fondamentale se volete capire davvero gli italiani. Un segreto che nessun corso di lingua vi svela. Come gli italiani dicono no senza mai pronunciare la parola no. Esatto, perché diciamocelo, noi italiani siamo maestri in questo. Maestri significa masters, esperti assoluti. Non diciamo quasi mai un no secco e diretto. Abbiamo 7 frasi segrete per farlo in modo molto più elegante. Un no secco. A blunt no, un rifiuto diretto e senza spiegazioni. E hai ragione Sara, è rarissimo sentirlo. Ma perché? Perché gli italiani evitano il no diretto? Bella domanda. Credo che sia una questione culturale profonda. In Italia mantenere l'armonia nei rapporti sociali è importantissimo. L'armonia, harmony. Non vogliamo ferire i sentimenti degli altri, non vogliamo sembrare scortesi. Scortese, impolite, rude. Perfetto. E così abbiamo sviluppato tutto un sistema di frasi indirette per rifiutare qualcosa mantenendo il sorriso. Allora, pronti? Cominciamo con la frase numero 1. Andiamo. La prima frase segreta è ci devo pensare. In inglese, I need to think about it. Sembra innocente, vero? Ma in italiano, quando qualcuno ti dice ci devo pensare, nella maggior parte dei casi significa no. Esatto. Ci devo pensare è il rifiuto più gentile della lingua italiana. La persona non dice no, ma ti fa capire che non è interessata, senza farti sentire male. Esatto. E nota bene, ci, in questo caso, è un pronome che si riferisce alla cosa di cui stai parlando. Ci devo pensare letteralmente significa I must think about it, dove ci sostituisce a questo. Una piccola nota grammaticale per i nostri ascoltatori. Ottimo! E tu hai mai usato questa frase, Sara? Dai, sii onesta. Io? Forse qualche volta. Una volta un collega mi ha chiesto di organizzare la festa di Natale dell'ufficio e io ho detto ci devo pensare e poi non ci ho più pensato. Perfetto, questo è un esempio classico. E lui ha capito? Credo di sì, non me lo ha più chiesto. E questo ci porta a un punto importante. Spesso chi riceve un ci devo pensare capisce perfettamente il messaggio. È un gioco che entrambi i lati conoscono. Entrambi i lati, both sides. Esatto, è quasi un codice culturale condiviso. Tutti lo capiscono, tutti lo usano, nessuno ne parla apertamente. Meraviglioso. Andiamo alla frase numero 2. Frase numero 2. Vedremo. In inglese, we'll see. Anche questa è una classica. Vedremo dal verbo vedere, cioè see, al futuro. Letteralmente significa we will see, ma nella pratica significa quasi sempre no. Vedremo. L'ho sentita 1000 volte da bambino, soprattutto dai genitori. Mamma, posso andare alla festa di Paolo? Vedremo. E si sa già come andrà a finire. Sì, i genitori italiani sono campioni di vedremo. Campioni significa champions, i migliori. È il no dei genitori italiani per eccellenza. Non chiude la porta completamente, lascia un filo di speranza, ma quella speranza di solito è falsa. Un filo di speranza, a thread of hope, una piccola speranza. Che espressione poetica. E sai cosa c'è di bello? Che vedremo funziona in ogni contesto, con i figli, con i colleghi, con gli amici, con i partner. Sì, è versatile. Vedremo è come il coltellino svizzero del rifiuto italiano. Un coltellino svizzero a Swiss Army Knife, uno strumento utile in tutte le situazioni. Matteo, tu hai mai detto vedremo sapendo già che la risposta era no? Sì, confesso. La mia ragazza mi ha chiesto una volta se volevamo andare a una cena con 20 persone che non conosco e io ho detto vedremo, con un gran sorriso. Alla fine non ci siamo andati. Un classico. Ottimo uso del vedremo, Matteo. Promosso. Andiamo avanti. Frase numero 3. Numero 3 è una delle mie preferite. Non so se riesco. In inglese, I don't know if I can manage it. I'm not sure I'll be able to. È elegantissima come scusa.
Bellissima. Riuscire è un verbo importante in italiano. Significa to manage to do something, to succeed in doing something. È diverso da potere, to be able to. Non so se riesco suona più umano, più autentico di un semplice non posso. Esatto. E c'è anche una variante. Non so se ce la faccio. Uguale significato. I don't know if I'll manage. Farcela è un'espressione colloquiale bellissima che significa to make it, to manage. Colloquiale, informale, everyday language. Oh sì, farcela è una di quelle espressioni che gli italiani usano in continuazione. Ce la fai? Can you manage it? Ce la faccio. I can do it. Non ce la faccio più. I can't take it anymore. È un verbo frasale fondamentale. Esempio pratico. Sara, vieni alla riunione di domenica mattina alle 7? Ma non so se ce la faccio. Tutti capiscono che non verrà mai a nessuna riunione di domenica mattina alle 7. Domenica mattina alle 7? Chi farebbe una riunione a quell'ora? Ma sì, esatto. Il bello è che non so se riesco, lascia aperta una piccola finestra. Forse verrai, forse no, ma in realtà la finestra è già chiusa a chiave. Chiusa a chiave, locked. Perfetta metafora. Avanti, numero 4. Frase numero 4 e questa è più sottile. Dipende. In inglese it depends. Solo 2 sillabe. Dipende. Ma che potere hanno? Dipende. Sì, questa è quasi filosofica. Quando un italiano dice dipende a una tua proposta, significa che probabilmente non è convinto, ma non vuole dirlo direttamente. Esatto, e spesso viene accompagnata da una piccola pausa e da un'espressione del viso particolare, una specie di smorfia riflessiva. Una smorfia significa a grimace, a facial expression. Gli italiani comunicano moltissimo con il viso. Vero, la comunicazione non verbale in Italia è potentissima. Possiamo dire dipende con la bocca e assolutamente no con gli occhi, e tutti capiscono. È quasi un superpotere. Un superpotere, mi piace. E sai, dipende funziona anche come tecnica di negoziazione. Matteo, mi dai un aumento? Dipende. Dipende da cosa? Da tutto e da niente. È geniale. Dipende è anche molto usato per guadagnare tempo, to buy time, diciamo in inglese, o in italiano prendere tempo. Dici dipende, l'altro aspetta e nel frattempo tu speri che si dimentichi della sua richiesta. Strategia legittima. Passiamo alla frase numero 5, che è forse la più italiana di tutte. Numero 5. Sì, sì, certo, detto con una certa esitazione. In inglese, yeah, yeah, sure. Tecnicamente è un sì, ma il modo in cui viene detto lo trasforma completamente in un no. Questa è la mia preferita in assoluto. Il sì sì certo italiano è leggendario. La chiave è l'intonazione. L'intonazione means intonation, il modo in cui sale e scende la voce. Un sì sì certo entusiasta è un vero sì. Un sì sì certo piatto e lento è un no assoluto. Proviamo insieme. Io faccio la domanda, tu rispondi con un vero sì entusiasta. Pronti? Sara, ti piacerebbe venire a correre con me domani mattina alle 7? Sì, sì, certo. Avete sentito? Ascoltatori, avete sentito la differenza? Quello era chiaramente un no. Perfetto. Un no cristallino. E la cosa incredibile è che tecnicamente Sara non ha detto no, ha detto sì 3 volte, ma tutti hanno capito. Questa è la magia dell'italiano. Ed è per questo che imparare l'italiano non significa solo imparare le parole, ma anche come dirle, con quale tono, quale velocità, quale espressione. Questo si chiama la prosodia, prosody in English, l'insieme di tono, ritmo e intonazione del parlato. La prosodia, che parola bella. Gli ascoltatori stanno imparando tantissimo oggi. Proseguiamo. Numero 6. Frase numero 6, non è che sia proprio il momento migliore. In inglese, it's not exactly the best time. È una frase più lunga, più articolata e per questo suona ancora più educata. Articolata, elaborate. Sì, questa frase è fantastica, perché sposta il problema dal io non voglio al le circostanze non lo permettono. Non è colpa tua, è il momento, è il destino.
Esatto, è quasi filosofico. E nota la struttura grammaticale. Non è che sia usa il congiuntivo. Il congiuntivo significa subjunctive mood. È uno dei tempi verbali più difficili dell'italiano, ma qui lo usiamo naturalmente per ammorbidire il rifiuto. Bel punto grammaticale. Ammorbidire, to soften. Il congiuntivo in italiano spesso serve proprio ad ammorbidire le affermazioni, a renderle meno dirette, meno aggressive. È un tempo verbale della diplomazia. Il tempo verbale della diplomazia. Mi piace tantissimo questa definizione. Esempio pratico. Matteo, vuoi fare una presentazione al convegno il prossimo mese? Ma non è che sia proprio il momento migliore per me, sai com'è? Sai com'è? You know how it is. Un'altra piccola frase che gli italiani aggiungono per far sembrare il rifiuto ancora più comprensibile. Ci stiamo avvicinando alla fine. Ultima frase, la numero 7. L'ultima è forse la più sofisticata di tutte. Non vedo l'ora. Frase numero 7. Magari un'altra volta. In inglese, maybe another time. Magari è una parola italiana bellissima e molto versatile. Può significare maybe, perhaps, I wish o anche even if only. In questo contesto significa maybe, forse, chissà. Magari è una di quelle parole che non esistono in inglese, con lo stesso significato pieno. In italiano usiamo magari anche per esprimere un desiderio. Magari fossi ricco. If only I were rich. È una parola con un'anima. Una parola con un'anima. Che poetico. Ma torniamo alla nostra frase. Magari un'altra volta è il rifiuto più gentile e ottimista che esista. Stai dicendo no adesso, ma stai lasciando aperta una porta nel futuro. Una porta che nella maggior parte dei casi non si aprirà mai. Ma l'importante è che la persona non si senta rifiutata definitivamente. È un no con grazia. Un no con stile italiano. Con grazia, gracefully, with elegance. E magari un'altra volta si usa anche per inviti sociali, appuntamenti di lavoro, proposte varie. Vieni al mio concerto di flauto? Magari un'altra volta. Mai e poi mai. Mai e poi mai. Never ever. Ma detto con un sorriso e un tono caldo, capite? L'italiano sa rifiutare facendoti sentire comunque speciale. È un'arte. Un'arte. An art form. Assolutamente sì. Ok, ricapitoliamo tutte e 7 le frasi prima di concludere. Perfetto. Allora, ricapitolare. To summarize. To recap. Numero 1. Ci devo pensare. Numero 2. Vedremo. Numero 3. Non so se riesco. O non so se ce la faccio. Numero 4. Dipende. Numero 5. Sì, certo. Con intonazione piatta. Numero 6. Non è che sia proprio il momento migliore. Numero 7. Magari un'altra volta. 7 frasi, 7 modi per dire no senza dire no. E ora, ascoltatori, volete un consiglio pratico su come riconoscerle nella vita reale? Sì, dai. Condividi il tuo segreto, Sara. Il segreto è: prestate attenzione non solo alle parole, ma al contesto totale. Guardate l'espressione del viso. L'espressione del viso, the facial expression. Ascoltate il tono della voce. Notate se la persona cambia argomento subito dopo. Se fa una di queste cose, probabilmente state ricevendo un no gentile. Cambiare argomento. To change the subject. Perfetto. E aggiungo, in Italia una risposta entusiasta e immediata è un vero sì. Se c'è una pausa, un ma o un beh, iniziate a capire che la direzione non è positiva. Ma e beh sono 2 intercalari italiani fondamentali. Un intercalare è una parola che usiamo per prendere tempo o esprimere incertezza. Ma esprime dubbio. Well, I'm not so sure. Beh è più neutro. Well, so. Stiamo rivelando tutti i segreti degli italiani oggi. Gli ascoltatori stranieri che vengono in Italia adesso sono equipaggiati. Equipaggiati, equipped, well prepared. Sai, Matteo, mi ricordo una storia bellissima a proposito. Una mia amica straniera, tedesca, era stata invitata a cena da una famiglia italiana. La mamma continuava a dire: «Rimani a dormire da noi, rimani, stay and sleep here». E lei ha detto di sì. No, e cosa è successo?
La famiglia era gentilissima, ma assolutamente non si aspettava che lei restasse davvero. L'Italia a volte gli inviti sono rituali sociali. Un rituale sociale è un social ritual. Si dice per cortesia, non sempre perché lo si voglia davvero. Povera ragazza tedesca. Questo è un esempio perfetto di come la cultura influisca la comunicazione. In Germania o nel nord Europa la comunicazione è molto più diretta. Diretta è direct, straightforward. In Italia c'è sempre uno strato di contesto sociale in più. Esatto. E non è disonestà, è cortesia, è voler preservare l'armonia, far sentire l'altro accolto anche quando la risposta reale è diversa. Una volta che capisci questo, capisci molto di più l'Italia e gli italiani. Sentirsi accolti. To feel welcome. To feel included. Che punto bellissimo, Sara. Gli italiani vogliono che tu ti senta bene, anche mentre ti dicono no. È quasi un atto d'amore. Un atto d'amore. Mi piace tantissimo questa lettura. Sì, diciamo no con amore. Perfetto. Allora, prima di salutarci, c'è qualcosa che vuoi aggiungere, Sara? Un ultimo consiglio per i nostri ascoltatori? Sì, voglio dire una cosa importante. Imparare queste frasi non significa diventare furbi o manipolatori. Furbi means clever, crafty. Significa capire la cultura italiana in modo più profondo. Quando capite il non detto, di unspoken, di una lingua, siete davvero diventati parlanti avanzati. Il non detto. Le cose non dette. Bellissimo concetto. E aggiungo, usate queste frasi. Praticate. Se siete in Italia e non volete fare qualcosa, provateci. Dite ci devo pensare o magari un'altra volta. Gli italiani vi apprezzeranno tantissimo. Sì, e se sbagliate, nessun problema. Nessun problema, no problem. Gli italiani adorano quando gli stranieri cercano di parlare la loro lingua con autenticità. Vi perdoneranno qualsiasi errore con un grande sorriso. Esattissimo. Ok, è giunto il momento di salutarci. È giunto il momento. The moment has come. È arrivato il momento. Sara, è sempre un piacere enorme averti qui con noi. Grazie mille. Grazie a te, Matteo, e grazie infinitamente a tutti gli ascoltatori di Parla con me. Siete fantastici. Ricordatevi, la prossima volta che un italiano vi dice «ci devo pensare», sapete già cosa significa. E la prossima volta che voi non volete fare qualcosa, avete 7 nuove armi a disposizione. Un'arma è una weapon, uno strumento. Usatele bene. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate una recensione su Spotify o Apple Podcast. Una recensione, a review. Condividete con i vostri amici che studiano italiano. E tornate la settimana prossima per un nuovo episodio. A presto! A prestissimo! E ricordate, se vi chiedo se volete venire alla prossima puntata e vi dico magari un'altra volta, sapete già tutto. Ciao ciao! Perfetta chiusura, Sara. Ciao a tutti.